In questo periodo sono estremamente annoiata ed è una sensazione che detesto e probabilmente lo sai anche tu. Hai cliccato su questo video per avere qualche tipo di informazione o anche semplicemente per intrattenerti mentre mangi e ti ritrovi in una stanza con una persona da sola che parla. Non è una cosa che accade soltanto a te e a me, è una cosa che sta succedendo a tutti. Stiamo vivendo in un periodo d'oro per i contenuti. Ogni giorno, ogni secondo, ogni millesimo di secondo qualcosa di nuovo viene postato online. Eppure la noia è sempre più in aumento. E non è una noia semplice e banale, non è innocua. È più una sensazione dolorosa che ti fa perdere di vista il tuo scopo, la tua motivazione di vita. Per me è più un dolore più che un noia. Non so se l'ho spiegato bene. Cioè, prova a pensare, ti è mai capitato di aprire il telefono per avere un qualche tipo di intrattenimento, aprire più app e comunque sentirti vuoto dentro e non soddisfatto? Ed è sempre più ovvio il motivo per cui questa noia è sempre più prevalente. Quando abbiamo queste sensazioni di noia, ci ho riflettuto molto nell'ultimo periodo e mi sono resa conto che quando sento questa sensazione di noia, ci sono state almeno due cose che si sono inceppate. Una è come dirigo l'attenzione e l'altra è il motivo per cui volevo fare una determinata cosa. La noia non è più soltanto decidere che cosa fare, ma è decidere di farlo per un tempo prolungato. Non è più decidere che cosa guardare, ma rimanere lì e guardare quel determinato video, quel determinato film per intero, senza nessun tipo di distrazione. Perché cominci a distrarti in fretta e ogni singolo micro input ti distrae e ti toglie dal tuo focus. Per esempio, ti è mai capitato di farti una to-do list di tutte le cose che devi fare? Hai perfettamente in mente tutto quello che devi fare in questa giornata per essere soddisfatto, poi però non fai assolutamente nulla, perché nessuna di quelle task ti dà qualcosa o semplicemente non sai da dove partire. O ti capita mai di saltare da un'app all'altra sul telefono semplicemente per avere delle micro soddisfazioni di mezzo minuto per un qualcosa che hai visto in quell'app, magari una notifica o magari un nuovo messaggio. Ecco, questa è una delle primissime cose che succede quando si prova noia. Poi c'è anche il fatto che crolla il senso, crolla il perché, crolla la sensazione che quello che stai facendo vale la pena. Vale la pena di essere vissuto, vale la pena di essere visto, vale la pena di essere usato. Quando sei annoiato, questo motore interno non lo senti. Non senti più quella motivazione e la task si sgonfia. Tornando all'esempio delle task, sai perfettamente che alcune task ti portano più vicino al tuo goal, ma allo stesso tempo hai perso la motivazione. Capita persino che una di quelle cose che di solito ti dà motivazione, ti riempie di felicità, oggi semplicemente nah. Sì, potrei, ma che senso ha? E il loop rotto sta proprio qui. Se l'attenzione è bassa, fai fatica a partire. E se la motivazione è bassa, se anche tu riuscissi a partire, è difficile effettivamente continuare per un lungo tempo. E quindi molli subito. E si instaura così un loop rotto dove inizi qualcosa per noia, ti distrai, ti convinci di essere inconcludente e ti annoi ancora di più. Ti è mai capitato di dirti, ok, facciamo che inizio a studiare nel momento in cui ho messo a posto la scrivania? E allora metti a posto la scrivania, sposti i quaderni, butti via tutta la spazzatura che hai lì sopra, metti da parte la Monster, metti il mouse al suo posto e poi quando hai effettivamente finito comunque non riesci a partire. È uno dei fattori fondamentali del perché ci annoiamo così tanto adesso. Secondo me è perché abbiamo perso significato, abbiamo perso la motivazione del fare le cose. Manca quella sensazione che quello che stai facendo effettivamente vale. E il significato, secondo me, nasce su tre basi. I valori, ovvero chi vuoi essere, che tipo di persona vuoi essere. Per esempio, voglio essere una persona che si prende cura del proprio corpo. La direzione, ovvero che obiettivo concreto hai. Voglio allenarmi 20 minuti al giorno. E il feedback, ovvero quello che definirei come un micro progresso. Faccio 20 piegamenti. E quando ti annoi, tutta questa sensazione di significato viene a sgretolarsi. I valori non hanno più senso, la direzione è offuscata e i feedback sono confusi. Le frasi tipo sì, potrei, ma perché? Per me sono un chiaro segnale di allarme. Quel senso di inconcludezza, anche quando
finalmente finisci una task. O il confronto con gli altri che invece di arricchirti ti porta a pensare semplicemente loro sì che hanno una motivazione, io perché lo sto facendo, che senso ha? E la noia non è soltanto un non ho niente da fare, è una sensazione interna molto intensa che ti fa pensare che quello che stai facendo non ti soddisfa, non ti coinvolge, non ha abbastanza senso. E quindi si fatica di più a concentrarsi, si fatica anche a darsi una motivazione, perché molto spesso ci diciamo non posso farci nulla. E il tempo sembra rallentare. A me capita spesso quando prendo le mie giornate off da tutto ciò che dovrebbe essere lavoro. Off dagli schermi, off dalle streaming, off dai video, off da tutto. Finalmente ho del tempo per me. E se per il resto della settimana ho continuato a pensare quanto vorrei non dover lavorare, non dover stare dietro a queste cose, vorrei rilassarmi, vorrei fare quello che, non lo so, avrei voglia di leggere un libro, avrei voglia di fare... E mi segno tutte le cose che vorrei fare, ce le ho scritte. Poi però arriva il giorno in cui posso effettivamente farle e mi annoio. Per tanti anni non pensavo fosse semplicemente noia, pensavo che fosse semplicemente il mio modo di essere. Pensavo di essere semplicemente staccanovista e che quindi soltanto il lavoro mi porta gioia. Facendo le ricerche su questo video ho trovato tantissime informazioni scientifiche sulla noia, però non voglio soffermarmi troppo durante questo video, te le lascio in descrizione perché secondo me sono veramente interessanti. Per esempio, ti è mai capitato di pensare a conversazioni passate e a come avresti potuto rispondere meglio? O a conversazioni che non sono ancora avvenute e come potresti essere pronto con la frase più perfetta, più giusta. Ecco, questa viene definita Default Mode Network ed è il motivo per cui ti ritrovi a pensare sempre indietro o in avanti. È semplicemente il cervello che comincia a farsi spazio e a fare nuove connessioni. Ci sono anche poi tantissimi studi sulla curva sforzo-resa, ovvero se una task è troppo poco impegnativa, ti annoi e la lasci da parte. Se una task invece è troppo impegnativa, ti senti sopraffatto e la lasci da parte. Maledetto cervello. Quindi la cosa migliore sarebbe trovare dei task di 5-10 minuti per riuscire ad agganciare la nostra attenzione e mantenerla. Ma quindi se la noia non ci rende efficace, ci distrae continuamente, perché esiste? La noia è un segnale biologico naturale, ci costringe a modificare quello che stiamo facendo, soprattutto se non sono allineati con la nostra motivazione, il nostro significato. L'essere umano è una specie veramente particolare, perché non cerca soltanto risorse, non cerca soltanto cibo, acqua, una protezione, un compagno, cerca anche un senso, cerca delle storie, cerca appartenenza in un gruppo. E la noia è un promemoria interno che ci dice così non va, cambia. Ed è vero, in passato la gente aveva molto meno spazio per annoiarsi. I tempi erano molto più stretti e rigidi, tutto era dettato dal lavoro manuale e dalla sopravvivenza. C'erano ruoli e rituali ben definiti e la comunità o la religione ti offrivano una visione chiara di quello che era il mondo, di qual era il tuo significato e scopo. La noia esisteva, sì, ma era molto più circoscritta, o comunque era considerata una cosa borghese, di elite. Era da ricchi potersi annoiare, perché gli altri non avevano tempo, gli altri dovevano badare alla terra, badare agli animali, badare ai figli, non avevano il tempo, il lusso di annoiarsi. Adesso invece con la modernità la noia è diventata di tutti. Ora invece ci sono sempre più cose che attaccano la nostra attenzione, che siano notifiche, che siano schermi, che siano colori. E quindi ancora una volta, quando l'attenzione e il senso di significato crollano, viene fuori la noia. E qui adesso la parte più importante. Cosa possiamo farne di questa noia? Abbiamo capito che è naturale, non ne puoi scappare. E quindi mi sono convinta che le persone nel momento in cui si trovano in uno stato di noia seguono 3 strade. La prima, la scorciatoia distruttiva. Quando si è annoiati, aumentano le probabilità di fare del male agli altri o del male a se stessi pur di sentire qualcosa. E un esempio chiaro sono gli hater online. Quelle persone che si mettono dietro una scrivania semplicemente facendo dei commenti cattivi che nessuno ha richiesto
per il solo motivo che vogliono sentire qualcosa, perché queste azioni danno loro un falso sensore di significato, un qualche tipo di scopo immediato. Ma puoi benissimo immaginare quanto questo sia tossico e faccia del male a se stessi e agli altri. Poi c'è la sedazione neutra, che forse è quella che ho seguito di più io, personalmente. Non voglio in nessun modo giudicare perché, appunto, sono la prima ad averlo fatto e a farlo ancora. Perché dopo una settimana pesante, stressante, è normale volersi rilassare e decomprimere. Il problema però è quando succede sempre. Il telefono non è più un intrattenimento, ma è un qualcosa che tampona la tua vita. Un qualcosa che non ti fa pensare a ciò che non sta andando nella tua vita, a ciò che ti annoia, a ciò che non ti fa sentire vivo. E con il tempo ti fa aumentare ancora di più la probabilità di annoiarti. E inizia così un circolo vizioso. Mi è capitato fin troppe volte di passare le ore al telefono e provare a ripensare a che cosa io abbia guardato in queste ore, a scrollare e non mi torna in mente nulla. Cervello completamente annebbiato. Infine c'è la via costruttiva, che forse è la scelta più difficile, ovvero quella di restare per un attimo in questa sensazione di noia e attivare deliberatamente un'azione che ci dia significato, un qualcosa di significativo, anche se non ne hai voglia. Per esempio, uscire a camminare, chiamare un lontano parente, cucinare qualcosa con attenzione o mettere in pratica qualche skill, tipo imparare a suonare la chitarra o il pianoforte. All'inizio serve una spinta volontaria quasi pesante, però poi mentre ti muovi il senso ricompare e ricompare così anche l'attenzione. Ogni volta che ci riesci, ogni volta che riesci a rimettere in moto la tua attenzione, ti alleni e sarà sempre più facile. La noia in questo modo affina la bussola. Quando sei annoiato, fai qualcosa che ti arricchisce. Secondo me queste sono le 3 strade principali. Non vuol dire che una persona debba per forza seguire una singola strada o che l'abbia seguita in passato una singola. Può esserci anche un mix, però il mio obiettivo è quello di seguire il più delle volte questa via costruttiva. Ok, qualche volta probabilmente cadrò nella sedazione neutra, spero ancora di meno di cadere nella scorciatoia distruttiva, però l'obiettivo è la via costruttiva. Quando scegli la via costruttiva, spesso si innesca un procedimento all'interno del tuo cervello che ti permette di essere sempre meglio, di fare sempre meglio. Tornano un po' le energie, si riallineano l'attenzione e lo scopo, si riaccendono determinate modalità mentali che favoriscono la creatività. Perché quante volte ci siamo sentiti privi di creatività, pur essendo in mezzo a 1000 cose estremamente creative, comunque ci sentiamo vuoti. E in realtà molto spesso l'idea che cercavi da mesi ti viene fuori nel momento in cui non stai facendo assolutamente nulla, nel momento in cui ti stavi godendo la noia. Godendo la noia. E quindi che cosa si può fare concretamente? La prima cosa, sicuramente la più paurosa, è guardare in faccia la noia. La prossima volta che arriva, riconoscila. Ok, questa che sto provando è noia. Ok, senza giudizio nei tuoi confronti. Il più delle volte quando riesci a nominare una sensazione è anche più facile gestirla. E non ha senso eliminarla, non ha senso pensare ok, non devo essere più annoiato, devo trovare qualcosa da fare. Accettala. Accettalo come quello che è, ovvero un segnale che devi cambiare qualcosa. Non vederlo come un qualcosa che devi subito riempire. Se sei introverso questo ti sarà difficile, ma prova a riempirla con relazioni. No, suona male. No. Questo non vuol dire che devi andare su un'app di incontri per trovare persone e conoscere il mondo e riempire quella noia di persone e di relazioni futili. No, sto parlando di socialità. Messaggia un amico, esci ad un evento, partecipa a un qualche tipo di comunità. La connessione umana, per quanto tu possa essere introverso, è un carburante potentissimo. E se sei appunto introverso, specifiche persone, spesso molto molto limitate, ti danno veramente tantissima carica. Concentrati su di loro. Non devono per forza essere 20 persone. Produci qualcosa. Non deve essere la nuova opera d'arte di Picasso, ma
qualche disegno, impara a fare l'uncinetto, origami, costruzioni con i Lego. Ti è mai capitata la sensazione di fare qualcosa di manuale banale come apparecchiare la tavola ti abbia riportato nel momento presente? Questo invece sarà molto piacevole per tutti quelli che soffrono di ADHD, ma trova un qualcosa che ti incuriosisce e poi entraci dentro per 20-30 minuti. Ti sei mai chiesto come riescano a fare questi pattern sui pantaloni? Scoprilo. Tra le nostre mani abbiamo un tool così potente che ci dà informazioni su tutto. Usalo. Per 20-30 minuti informati, diventa ossessionato da un'informazione e diventa curioso, perché la curiosità può accendere la motivazione e portarti in uno stato di flow, che è una concentrazione totale. E poi l'ovvio, muoviti e vai fuori. Una camminata senza musica non deve per forza essere nella natura, ma sono punti in più. Qui in Veneto spesso organizzano delle scampagnate in natura a vedere i fossili. Se tu partecipassi avresti messo insieme socialità, natura e curiosità. La noia quindi non è un nemico, è un segnale mandato per spingerti a riallineare il tuo significato interno e l'attenzione. E sono convinta che imparare a gestire e diventare padroni della noia sia una competenza assurda, una di quelle skill che è davvero difficile da trovare adesso, soprattutto in un periodo in cui chiunque ha uno smartphone. Questo video è il risultato di una giornata in cui mi trovavo estremamente annoiata e ho voluto studiare appunto che cos'è questa noia. E così sono riuscita a uscire un po' da questo loop. Perché quando ti trovi in una situazione in cui i social media sono il tuo lavoro e non puoi scapparne, gli input sono 1000. Però questo fa parte del mio lavoro e devo imparare a gestirlo. Questo mi ha portato anche a chiedermi se ho effettivamente il lavoro dei sogni. Ne ho parlato in questo video. Ciao!